Ciao, bentornato in questa serie. Oggi introduzione rapida, andiamo diretti al punto e oggi parleremo della costruzione delle triadi e quindi parleremo dell'armonizzazione della scala maggiore. Sigla! Nella scorsa puntata, tra le cose, abbiamo definito che cosa sia un intervallo armonico, quindi se non l'hai visto ti lascio qui la scheda così puoi andare a recuperarlo e così possiamo parlare la stessa lingua. Ti chiedo, secondo te cosa potrebbe significare il termine armonizzazione? Se nei video precedenti abbiamo detto che suonando due o più note contemporaneamente otteniamo armonia, con il termine armonizzazione noi definiamo quel processo di sovrapposizione di note, di più note, secondo un criterio stabilito. Chiamandosi triadi è facile intuire che gli accordi, chiamiamoli base per adesso, saranno formati da 3 suoni. Ho detto base perché poi quelli un po' più avanzati li vedremo in un prossimo video, poi ci arriviamo. Adesso prendiamo la nostra bellissima scala maggiore di Do e la scriviamo e sopra di questa ci scriviamo una seconda scala di Do, scritta però a partire dal Mi, e adesso scriviamo la terza scala di Do. Essendo triadi dobbiamo sovrapporre 3 note. La terza scala di Do, anziché partire da Do, anziché partire da Mi, partirà dalla terza di Mi. Quindi Mi, Fa è la seconda, Sol è la terza. E quindi scriviamo la scala di Do partendo da Sol. Analizziamo in toni e semitoni le distanze che ci sono di tutte le note nella stessa colonna partendo dalla nota più bassa. Allora troviamo che il primo intervallo di riferimento è Do Mi, quindi facciamo il calcolo. Allora Do è la prima nota, per arrivare a Do diesis ci vuole un semitono, per arrivare a Re ci vogliono 2 semitoni, quindi un tono, per arrivare a Re diesis ci vuole un tono e mezzo, per arrivare a Mi ci vogliono 2 toni. Sempre nella puntata degli intervalli avevamo visto come il Mi dista proprio 2 toni. Do Mi sarà una terza maggiore. Il secondo intervallo invece che c'è è Mi Sol. Andiamo a contare. Mi, per andare al Fa, la nota successiva, ci vuole un semitono, per andare al Fa diesis ci vuole un altro semitono, quindi per adesso siamo a 2 semitoni, per andare al Sol ci vogliono 3 semitoni, quindi un tono e mezzo. E ancora una volta vi rimando all'ultima puntata dove avevamo visto che sottraendo un semitono a un intervallo maggiore si otteneva un intervallo minore, quindi un intervallo che da 2 toni diventa di un tono e mezzo. In questo caso Mi Sol dista un tono e mezzo, quindi Mi Sol sarà una terza minore. Quindi vediamo che per costruire l'accordo di Do maggiore bisogna sovrapporre una terza maggiore e una terza minore. Adesso vediamo il secondo esempio di Re Fa La. Re Fa, stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, da Re a Re diesis c'è un semitono, da Re diesis a Mi c'è un altro semitono, da Mi a Fa c'è un altro semitono, quindi in totale un tono e mezzo, quindi anche questa è una terza minore, mentre prima la terza era maggiore, distava 2 toni. Vediamo l'ultimo intervallo, Fa La, Fa diesis un semitono, Fa diesis Sol un altro semitono, Sol diesis un altro semitono, Sol diesis La, 4 semitoni totali fanno 2 toni. 2 toni è una terza maggiore, avevamo visto. Quindi l'accordo di Re minore si formerà con la sovrapposizione di una terza minore e una terza maggiore, esattamente l'opposto di quello che avevamo visto con l'accordo del Do. Adesso vediamo l'ultimo esempio, che è quello del Si, perché è un caso particolare. Il Si invece come si compone? Si, Re, Fa. Tra Si e Re quanto c'è? Vediamo che c'è un semitono per il Do, un tono per il Do diesis, un tono e mezzo per arrivare al Re. Quindi Si Re sarà una terza minore, Re Fa, l'abbiamo visto prima, è un'altra terza minore. Quindi questo accordo è formato dalla sovrapposizione di 2 terze minori. Ecco perché è un caso particolare. Completando tutte le colonne si vedrebbe che certi accordi combaciano, comunque sono simili come costruzione, e questo è il caso dell'accordo di Do, di Fa e di Sol, che tutti e tre sono accordi maggiori perché hanno appunto una terza maggiore e una terza minore. È il caso anche dell'accordo di Re, di Mi e di La, che invece sono tutti e tre accordi minori. Il Si è l'unico accordo diminuito. Adesso invece scriviamo i numeri romani dall'1 al 7, accanto ci scriviamo la scala di Do, immaginandoci che
Queste non sono più le note, ma sono gli accordi, quindi l'accordo di Do, l'accordo di Re, l'accordo di Mi. Accanto ci scriviamo che l'accordo di Do, di Fa e di Sol sono accordi maggiori e ce lo segniamo con una M maiuscola. Gli accordi di Re, di Mi e di La sono accordi minori, quindi ce li segniamo con una M minuscola. E l'accordo di Si lo segniamo con un dim, perché sta per diminuito. Finora abbiamo ragionato partendo dai diversi gradi della scala e abbiamo definito 3 forme diverse di triadi. 2 fatte da terze maggiori e minori combinate tra di loro, mentre una sola con terze minori. Quindi mancherà quella dove sono combinate 2 triadi maggiori. E questa è chiamata triade aumentata. In conclusione di questo video vi faccio sentire la differenza di queste 4 triadi suonate tenendo fissa la nota fondamentale. Il Do maggiore suonerà così, formato dalle note Do, Mi, Sol. Il Do minore suonerà così, Do, Mi bemolle, quindi terza abbassata di un semitono, Sol. Sentite che cambio di mood, di ambiente. Il Do diminuito, quindi 2 terze minori, Do, Mi bemolle, Sol bemolle. L'ultimo esempio invece è il Do aumentato, quindi 2 terze maggiori, Do, Mi, Mi, Sol diesis. Siamo arrivati alla fine di questo video, perciò dobbiamo salutarci. Ti ringrazio per essere rimasto con me fino a qua, spero sia stato tutto chiaro. Se hai delle domande non farti problemi a chiedere nei commenti. Ti ricordo di iscriverti al canale e di cliccare la campanella, così resti aggiornato sui prossimi video che usciranno. E che altro? Fai il bravo! Ciao!